Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a fare nascere una piccola piantina di rose partendo semplicemente dai semini sino ad arrivare alla prima fioritura. Vi mostrerò tutte le fasi, quindi semina, crescita e fioritura. Seguitelo perché sono certo che una volta che capirete quanto sia facile riuscire a farla nascere, prendersene cura, ma soprattutto ottenere questi risultati, sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi i semi e trovarli oggi in commercio è davvero molto semplice. Basterà andare in un garden center specializzato o addirittura al supermercato o in alternativa comunque anche su internet e il loro costo è davvero molto basso. Nell'ipotesi però che voi abbiate una pianta a disposizione, casomai in casa o da un vicino, basterà aspettare che questa fiorisca, che il bocciolo diventi fiore, che questo maturi ed una volta che sarà nell'ipotesi fecondato e maturo, quando perderà i petali inizierà a produrre alla base una piccola pallina e questa, una volta che si sarà sviluppata, darà origine alla bacca vera e propria ed è proprio da qua dentro che si potranno estrarre i semi. Quindi inizialmente è davvero molto piccina, si parla di circa 4-5 mm di diametro. Man mano questa crescerà e aumenteranno le dimensioni e cambierà anche il colore, da un verde molto pallido diventerà un verde lucido, poi un arancione sempre pallido ed infine un arancione molto intenso, a volte tendente al rosso. Sarà proprio a questo punto che la bacca si potrà raccogliere. Estrarre i semi dalle bacche è davvero molto semplice, l'unica accortezza però che vi chiedo di rispettare è quella di aspettare che queste siano mature e ve ne accorgerete quando il colore esterno sarà o arancione o rosso, quindi semplicemente puoi prenderle e tagliarle in questa maniera e all'interno ci saranno i semi. Quindi semplicemente poi per tirarli fuori fare in questa maniera. Ogni bacca ha davvero tantissimi semi, si parla di circa 80. E alla fine della pulizia questi sono i semi ottenuti, quindi ora si potrà procedere essenzialmente in due modi. Il primo è quello di metterli da parte in un luogo fresco e asciutto e semplicemente utilizzarli quando più vi aggraderà. Il secondo invece è quello di utilizzarli subito, però se lo farete vi consiglio di sottoporli al processo di vernalizzazione, che non è nient'altro che prendere i semi, metterli all'interno del frigo per circa 10 giorni, casomai dentro una scatolina, e dopodiché tirarli fuori e utilizzarli. In questo modo abbatterete notevolmente i tempi di attesa di germinazione dei semi, quindi si passerà da circa 3-4 mesi di attesa a più o meno 20 giorni per vedere spuntare una piccola piantina dal terreno. Preparati i semi, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con del terreno. Andrà benissimo anche del terriccio universale purché drenante e soffice. A questo punto fare un foro nel centro di circa 1 centimetro di profondità, prendere un seme ed andarlo semplicemente a fare cadere all'interno in questa maniera, dopodiché coprire. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Non resterà altro che posizionare questo in un punto dove ci sia molta luce e almeno 18 gradi e tenere il terreno sempre bagnato sino a che la piantina non spunterà, dopodiché bagnare soltanto quando il terreno tenderà ad asciugarsi. Trascorsi più o meno 30 giorni la piantina è nata, adesso è alta più o meno mezzo centimetro. Trascorsa all'incirca una settimana da quando la piantina è nata, questa è completamente venuta fuori dal terreno, le prime due foglioline si sono aperte e all'interno di queste si sta formando un piccolo germoglio. Considerate che adesso la piantina è alta più o meno 2 cm. Trascorse all'incirca 2 settimane, questo è il risultato che si potrà ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 3 cm, con le prime due foglioline perfettamente sviluppate ed all'interno un germoglio che sta crescendo. Ed è proprio questo germoglio che sviluppandosi darà origine a delle foglie che avranno già le caratteristiche di quelle di una pianta adulta, però in miniatura. Alla fine della seconda settimana questo è il risultato, quindi il germoglio che è nato si è completamente sviluppato. Trascorsi altri 7 giorni, guardate la piantina come stia crescendo in una maniera assolutamente rapida e perfetta. E dal secondo mese questo sarà il risultato che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 8 cm, le cui foglioline hanno già assunto il caratteristico aspetto di quelle di una pianta adulta. Direi che sta davvero procedendo tutto nel migliore dei modi. Trascorsi altri 15 giorni, la pianta è letteralmente esplosa, adesso è alta più o meno 15 cm e all'apice si è addirittura formato il primo bocciolo. Questo significa che la pianta sarà produttiva a livello floreale già a distanza di poco più di 3 mesi dalla nascita. Direi che questo è davvero un ottimo risultato. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il bocciolo appena nato. Oggi è davvero molto piccino, si parla di pochi millimetri, fate una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire quanto sia piccino.
Però non vi preoccupate, questo dipende solo dal fatto che è la prima produzione. Man mano che la pianta crescerà, quindi col passare degli anni, questa diventerà sempre più robusta e i fiori, anno dopo anno, diventeranno sempre più grandi, sino a raggiungere le dimensioni del fiore dal quale è stato prelevato il seme. Passati soltanto 10 giorni da quando è nato il bocciolo, guardate quanto sia cresciuto, sia in dimensioni che in altezza. Adesso sembra proprio che si stia per aprire. Ed infatti, trascorse soltanto altre 6 ore, guardate come il bocciolo si sia effettivamente schiuso. Provo a cambiare un po' di inquadrature in modo da mostrarvi meglio come appaia il bocciolo in fase di apertura. Alla fine dell'esperimento, questo è ciò che si è ottenuto, ovvero una piantina alta poco più di 20 cm, con una prima fioritura davvero soddisfacente, e quando questo sfiorirà, se si taglierà la base, seguiranno tantissimi altri boccioli già nel corso dell'anno. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo, e se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete dategli anche un'occhiata.